Salve ragazzi, io sono Roby Rocks e benvenuti qui nel mio studio. Oggi mettiamo a confronto due grandi brand, due prodotti molto amati dai chitarristi. Sto parlando di Fractal VP4 e Eventide H90. Questi due prodotti sono naturalmente, come penso che ormai tutti conosciamo, prodotti di alta gamma, prodotti professionali che permettono di fare più o meno cose diverse e cose identiche. Naturalmente sono prodotti anche costosi e molti si chiedono se ha più senso acquistare uno o acquistare l'altro. Naturalmente le differenze ci sono, dal numero di effetti che possiamo inserire al numero di pulsanti disponibili, alle dimensioni, ma non solo, anche ad altre caratteristiche come la connessione senza fili o agli ingressi quali send e return. Quindi andiamo nel dettaglio a fare un confronto tra queste due macchine. Non vado a fare una recensione completa delle due perché l'ho già fatta, vi invito ad andare a vedere quella di Fractal VP4 qui su questo video, fatta qualche tempo fa, e anche su Eventide H90 ne ho fatto ben due video. Tanto c'era da dire, tanto c'era da spiegare, che ho dovuto dividere il tutorial recensione in due parti. Quindi dando per scontato che comunque già le avete viste, già ne avete sentito parlare e non sapete quale scegliere, andiamo a confrontarle più dal lato pratico, dando un occhio anche alle specifiche tecniche. Direi quindi di iniziare a dare uno sguardo alle cose che ci balzano all'occhio subito, senza dover aprire manuali e specifiche tecniche. Quindi la prima cosa che notiamo naturalmente sono le dimensioni. Eventide H90 misura 17 x 13,6 cm con uno spessore di 6,8, mentre Fractal VP4 misura 25,4 x 16 cm per uno spessore di 6,3. Quindi è naturalmente ben visibile, anche senza misurare, che VP4 è più grande. Inoltre pesa anche di più, perché il H90 di Eventide non arriva nemmeno a 1 kg, pesa 0,84, per capirci 840 grammi, mentre Fractal VP4 pesa 1,56 kg, quindi siamo oltre il 1,5 kg. Questi possono essere dati superflui, però dal momento che questi sono sistemi che sono pensati per integrarsi in una pedaliera o comunque in un sistema composto da altri apparecchi, molto spesso questi sistemi vengono fissati con del velcro o con delle viti a delle pedaliere. Quindi il fatto che siano più grandi, più piccole, più pesanti o più leggere, per qualcuno può fare la differenza. Poi naturalmente l'altra cosa che salta subito all'occhio è il numero di pulsanti. In Fractal VP4 abbiamo 4 full switch, mentre in H90 ne abbiamo 3. Abbiamo in entrambi i casi degli schermi LCD non touch, dove su Fractal abbiamo uno schermo più ampio a colori, mentre in Eventide abbiamo uno schermo più stretto monocromatico. In entrambi i casi sullo schermo ci viene rappresentato il preset, il suono, l'effetto che abbiamo selezionato, e possiamo entrare nei menu e cominciare l'editing, la modifica o anche la creazione da zero di un suono. Per fare questo ci avvaliamo di tutti i controlli che troviamo on board. In Fractal abbiamo 4 encoder posti sotto lo schermo, in Eventide ne abbiamo 3. In Fractal abbiamo anche tutta questa serie di pulsanti, mentre in Eventide ne abbiamo 4 posti qui di fianco e altri 3 che questi possono anche essere premuti. Quindi come vedete sono distribuiti un po' in maniera diversa, però possiamo in entrambi i casi entrare nel menu di editing, aggiustare i nostri suoni, apportare modifiche direttamente on board. Infatti i suoni che vi farò sentire, che ho realizzato come esempio in questo video, li ho creati tutti quanti da qua, non ho utilizzato nessun editor, ho fatto tutto on board in entrambi i casi.
Dunque, questi sono dei sistemi digitali multi-effetto, significa che al loro interno hanno tutta una serie di effetti che possono spaziare dai riverberi, ai delay, alle modulazioni quali chorus, tremoli, vibrati. Abbiamo anche distorsioni, pitch shift, quindi tutta una scarrellata di effetti che possono tornare molto utili al chitarrista. E attenzione, non solo. Naturalmente questi non sono amp modeler, quindi significa che al loro interno non hanno nessuna simulazione di amp. Sono pensate per essere integrati in un sistema dove esiste già un amplificatore o un preamp. Infatti molti di noi utilizzano la propria testata e collegano uno di questi due nel send and return, o magari utilizzano uno dei tanti preamplificatori valvolari o simulatori di amplificatori come ad esempio Tonex, tanto per dirne uno, e integrano questo simulatore con gli effetti e con le disponibilità date da Fractal o da Eventide. Chiaramente non è l'unico utilizzo che possiamo fare, perché questi sistemi funzionano sia con un livello instrument, quindi con un livello nominale di meno 10 dBV, ma funzionano benissimo anche con un livello di linea, quindi possono benissimo essere integrati ad esempio in una mandata effetti, che ne so, in un banco mixer. Questa è una cosa che io faccio spesso, soprattutto con Eventide H90, lo collego al banco mixer della mia band e lo utilizziamo come modulo effetti, ad esempio per la voce o per le chitarre o per qualche altro strumento. Quindi in realtà è vero, avendo i foot switch si vede subito che sono pensati per essere posizionati per terra ed essere utilizzati naturalmente con i piedi, quindi l'utilizzo principale è per chitarra, per basso, via dicendo, ma in realtà lavorano benissimo anche con un livello di linea, possono essere utilizzati praticamente come se fossero dei processori rack da studio. Detto questo, quindi entriamo più nelle specifiche. Come al solito io scrivo tutto quanto qui, perché faccio ancora la vecchia maniera, quando faccio ricerche e quando mi documento mi piace scrivere a mano tutto, quindi andiamo più nelle specifiche, nel dettaglio. Qui comincia la fase dei dettagli tecnici e che, attenzione, è qui che si possono notare le differenze maggiori tra i due. Allora, innanzitutto, essendo dei sistemi digitali, hanno naturalmente una frequenza di campionamento, una conversione da analogico a digitale e viceversa. Ebbene, in entrambi i casi, sia Fractal che Eventide lavorano a 48 kHz 24 bit. C'è una leggera differenza sul range dinamico a favore di Eventide, che ha un range dinamico di 118 decibel, mentre Fractal VP4 un range dinamico di 114. Ok, sono 4 dB di differenza ed è giusto menzionarlo, ma in realtà sotto le dita, diciamo, almeno per quello che si sente, è un range dinamico molto ampio, diciamo molto simile alle periferiche audio, alle schede audio professionali, quindi siamo comunque in entrambi i casi ad altissimi livelli. La differenza sostanziale però tra le due macchine, al netto delle dimensioni e del numero di controlli, è il numero di effetti e il numero di blocchi, quindi come possiamo concatenare le cose. Allora, capiamoci subito, entrambe le macchine possono disporre di vari effetti, di una moltitudine veramente molto ampia di effetti, quindi decine di chorus, decine di delay, veramente decine di riverberi, per non parlare di compressori o di pitch shifter. C'è di tutto in tutte e due le macchine, con la differenza che in Eventide ho solamente 2 blocchi dove poter inserire i miei effetti, mentre in Fractal VP4 ne ho 4. Cosa significa questo? Significa che ho
4 slot liberi dove posso inserire quello che mi piace. Ad esempio potrei inserire un chorus, un tremolo, un delay e anche un riverbero, oppure 2 riverberi e 2 delay. Potrei farlo, mentre in Eventide ne ho solo 2 di slot liberi, quindi significa che posso inserire un delay, un riverbero, 2 riverberi, 2 delay, quindi praticamente sono limitato a 2. Naturalmente in tutti e 2 i casi possiamo, in base alle funzioni interne di ognuno, possiamo disporre questi effetti come preferiamo, quindi nell'ordine che vogliamo, ma soprattutto decidere se li vogliamo in serie, quindi l'uno a seguire rispetto all'altro, oppure li vogliamo in parallelo. Ad esempio in Fractal, visto che ha 4 blocchi, posso decidere di mettere solo 2 blocchi in parallelo e gli altri 2 in serie, oppure 3 paralleli o 4 paralleli. Ecco, naturalmente in Eventide, avendo solamente 2 blocchi, posso semplicemente scegliere se li voglio serie o se li voglio parallelo. Quindi sostanzialmente questa è forse la primaria e sostanziale differenza, che praticamente per quanto riguarda il numero di effetti che possiamo inserire in una catena, Fractal VP4 ne ha esattamente il doppio. Ma non è tutto, perché naturalmente non si riduce solamente al numero di effetti che possiamo inserire. Sarebbe troppo facile se potessimo giudicare la qualità di un prodotto semplicemente considerando solo la quantità di cose che può fare. Dobbiamo parlare infatti anche e soprattutto, è la cosa più importante, degli ingressi e delle uscite, perché qui c'è una differenza sostanziale. Innanzitutto, le cose comuni. In entrambi i casi tutti e 2 lavorano con ingressi ed uscite di tipo TS sbilanciato, quindi sebbene possano gestire un jack stereo che colleghiamo, in realtà loro lavorano sempre con ingressi e uscite sbilanciate, quindi questa è una cosa importante da tenere presente. Ma la cosa primaria e sostanziale è il numero di questi ingressi e queste uscite. Ebbene, in Fractal VP4 abbiamo 2 input e 2 output. In Eventide abbiamo invece 4 input e 4 output. Sebbene sia più piccolo, è una enormità. E qui bisogna naturalmente menzionare anche il discorso del livello massimo di ingresso e di uscita. Ecco, pensate che in questo caso entrambi gestiscono, come vi dicevo, benissimo il livello di linea. Sappiamo che di solito il livello nominale di linea è di circa più 4 dBu. Ebbene, Eventide H90 può gestire fino a un massimo di più 14 dBu in ingresso, mentre in uscita può erogare fino a un massimo di più 14 dBu, che è tantissimo. Fractal ancora meglio, perché può gestire fino a più 20 dBu in ingresso e in uscita riesce ad erogare fino a più 16 dBu. Quindi diciamo che anche se ci mettiamo un booster davanti, magari analogico, magari utilizziamo un pedalino overdrive molto spinto, molto rabbioso, o magari arriviamo con un segnale bello potente, è molto difficile mandarle in crisi, è molto difficile mandarle in clip, proprio perché hanno questa enorme riserva che potremmo chiamare una headroom veramente ampia. Ecco, parliamoci chiaro per il discorso degli ingressi e delle uscite. Naturalmente l'utilizzo più semplice è quello di collegare tutto in cascata. Mi spiego: ho la mia chitarra, la collego ad esempio nella Fractal VP4, dalla Fractal VP4 esco ed entro nel mio amplificatore, oppure stessa cosa con l'Eventide, collego la mia chitarra in Eventide, dall'Eventide esco e vado direttamente nel mio amplificatore. Praticamente tutto in serie, e
da questo punto di vista non ci sono differenze. Le differenze nascono se vogliamo utilizzare il send and return, quindi l'FX loop, o lo vogliamo utilizzare con il metodo 4 cavi, e qui c'è una differenza abissale, perché naturalmente per ovvi motivi Fractal, avendo 2 ingressi e 2 uscite, qualora volessimo utilizzare il send and return per il metodo 4 cavi o per collegare un'unità effetti esterna, a questo punto sacrificheremo un ingresso e un'uscita. Dunque può funzionare con il metodo 4 cavi, può funzionare con il send and return, ma funzionerà solamente in mono, ed è una cosa logica. Se naturalmente ho solo 2 ingressi o solo 2 uscite, se voglio lavorare in stereo devo rinunciare all'FX loop. Se voglio utilizzare l'FX loop, allora devo per forza di cose scendere a compromessi e suonare in mono. Per qualcuno potrebbe anche non essere un problema, diciamo che il chitarrista, quello classico, si collega al proprio amplificatore in send and return e normalmente nel 90% dei casi si suona in mono, ma chi fa più un utilizzo in studio, magari vuole sfruttare gli stupendi effetti stereofonici di Fractal, ecco, in questo caso dobbiamo rinunciare al metodo 4 cavi, dobbiamo rinunciare al FX loop. Questo invece non succede con Eventide. Con Eventide abbiamo 4 ingressi e 4 uscite, qua ne abbiamo veramente per i beati apostoli, perché naturalmente possiamo utilizzarlo con il metodo 4 cavi rimanendo in stereo, oppure possiamo utilizzarlo con il FX loop, quindi se abbiamo qualche pedalino o qualche unità effetti esterna la possiamo utilizzare sia in mono, quindi potrò collegare 2 pedalini ognuno nel proprio FX loop separato, quindi 2 mono, oppure un unico stereo. Quindi il fatto di avere il doppio degli ingressi e il doppio delle uscite naturalmente mi concede anche più libertà se sono interessato naturalmente a sfruttare la stereofonia. Quindi ecco, questa è una differenza veramente importante e da tenere naturalmente in considerazione se facciamo un determinato tipo di utilizzo. Sempre per quanto riguarda le connessioni disponibili, sia in Fractal VP4 sia in Eventide H90 possiamo collegare fino a 2 pedali di espressione esterni che possiamo naturalmente programmare e configurare per controllare qualsiasi parametro di qualsiasi effetto noi vogliamo. Ci sono altre piccole cose secondarie ma che è importante sottolineare. Allora, in entrambi i casi abbiamo un accordatore integrato, quindi lo abbiamo sia qui su Eventide sia qui su Fractal, molto utile, ci evita di dover munirci anche di un accordatore esterno. Poi una cosa interessante per quanto riguarda Eventide, che Eventide presenta anche un looper integrato che invece Fractal VP4 non ha. Inoltre Fractal VP4 permette di caricare impulse response esterni, mentre Eventide no. Quindi ecco, ci sono queste piccole differenze, questo può farlo, questo non può farlo, che tra l'altro sono tutte cose che possono cambiare, possono essere aggiunte o tolte con naturalmente i prossimi aggiornamenti firmware. Una cosa importante che quasi mi stavo per dimenticare è il bypass. Sì, perché in entrambi i casi possiamo impostare, secondo le impostazioni interne, perché il bypass avvenga in maniera analogica, quindi attraverso un relay. Questo significa che quando Eventide H90 o Fractal VP4 vengono bypassate, il segnale dry non viene digitalizzato, viene proprio bypassato in maniera analogica. Oppure possiamo decidere diversamente, che comunque il segnale, anche se non viene applicato nessun effetto, venga comunque digitalizzato. Queste sono le 2 tipologie di bypass: analog bypass o DSP bypass, e possono essere naturalmente regolate e impostate all'interno dei loro menu per entrambe le pedaliere.
avere, una cosa molto utile soprattutto per i puristi del segnale analogico. Diamo un occhio ora per finire alle connessioni disponibili che ci permettono di controllare questi sistemi e anche di fare editing. Allora, innanzitutto il MIDI. In entrambi i casi abbiamo MIDI in e MIDI out, con la differenza che su Eventide H90 abbiamo il MIDI con connessione DIN 5, che è lo standard MIDI, mentre in VP4 abbiamo la connessione tramite TRS, quindi il mini jack stereo, per capirci. Non c'è alcuna differenza sotto l'aspetto dell'utilizzo, semplicemente con Fractal dovremo munirci del classico adattatore. Mentre per quanto riguarda connessioni al PC e quant'altro, ebbene, in entrambi i casi abbiamo la possibilità di connetterci tramite cavo USB, mentre solo e solamente con Eventide abbiamo anche un modulo Bluetooth integrato che, attenzione bene, non serve per trasmettere audio, serve solo per poter controllare H90 con il suo editor mobile. E quindi, parlando proprio di editing e di controllo, entrambi possono essere pienamente e completamente controllati on board. Quindi, come vi ho detto, i suoni che vi farò sentire io li ho realizzati in entrambi i casi utilizzando i controlli che trovo on board. In entrambi i casi è molto semplice, in entrambi i casi è molto immediato, basta un attimo capire come funzionano. Naturalmente sia Fractal VP4 che Eventide H90 possono essere controllati dai loro rispettivi editor da PC. Ci basterà collegare il cavo USB, installare la loro rispettiva applicazione e potremo controllarli tramite USB. Mentre solo e unicamente Eventide H90, avendo il modulo Bluetooth integrato, può essere controllato sia da PC sia da tablet grazie alla sua applicazione che gira tramite Bluetooth. Quindi praticamente possiamo controllare Eventide anche senza fili. Questa è una cosa molto utile, meno fili, meno impicci, meno robe tra le scatole, e naturalmente poterlo controllare anche da tablet è molto utile e pratico. Infine, una differenza da non sottovalutare soprattutto per chi registra, per chi suona in casa. Attenzione che Fractal VP4 può fungere come periferica audio USB. Mi basterà collegare il cavo e questa diventa a tutti gli effetti una scheda audio, quindi potrò registrare con la mia DAW preferita, potrebbe essere Logic, Ableton, Cubase, semplicemente collegando il cavo. Naturalmente ricordiamoci di installare prima i driver, mentre purtroppo Eventide H90 non ha questa funzione, quindi Eventide non può fungere da scheda audio USB. Ed infine veniamo ai prezzi. I prezzi, signori, stiamo lì. Io sto registrando questo video qui in marzo 2026. Poi non so quando riuscirò a pubblicarlo. Bene, quindi in primavera 2026 i prezzi stanno lì: 920 euro per Fractal VP4, 940 euro mediamente, perché poi dipende in che negozio li acquistiamo, per Eventide H90. Quindi possiamo dire che la differenza tra i due è di 20 euro. Naturalmente facciamoci i nostri conti, facciamoci le nostre considerazioni. Ricordiamoci però che in entrambi i casi ci troviamo di fronte a prodotti professionali di altissima qualità. Piccola interruzione, io vi invito a fare un salto sul mio sito www.robyrocks.it, dove troverete i preset, le patch, i profili, gli impulse response che io realizzo per i vari sistemi digitali. Troverete inoltre anche materiale gratuito, i video tutorial gratuiti e anche i link alle masterclass, ai corsi che io realizzo.
Grazie. Ma veniamo alla parte un po' più creativa. Parliamo dei suoni. Naturalmente il suono di per sé non nasce da solo, ma siamo noi utenti che lo creiamo suonando, ma soprattutto in questo caso mettendoci lì e spippolando con i controlli. Quindi sicuramente lo stesso tipo di riverbero, lo stesso tipo di chorus, se regolato diversamente o se combinato in maniera diversa, può dare anche dei risultati molto diversi. Quindi sicuramente, visto che ci troviamo di fronte a prodotti veramente di alta gamma, in questo caso ragazzi la differenza la fa al 90% l'utilizzatore. Io però voglio farvi così sentire qualcosa, quindi qui io ho preparato una serie di suoni per andare a, per così dire, approfondire i riverberi, i delay, le modulazioni e anche il pitch shifter. Quando vedrete la lucetta rossa significa che sta funzionando Eventide H90, quando vedrete la lucetta verde significa che sta funzionando Fractal VP4. Cominciamo dunque con i riverberi. In questo caso sentiamo un semplicissimo riverbero di tipo Hall. Vediamo un altro tipo di riverbero più spazioso, enorme, e prendiamo il famoso Black Hole di Eventide con il Deep Space di Fractal.
Bene, chiaramente sono diversi, ma ripeto, tutto dipende da come li regoliamo. Ecco, Eventide è molto forte su queste cose qua e si sente come i suoi riverberi siano più densi, siano più immersivi, forse, potrei dire così. Per quanto io possa spippolare con Fractal e conosco bene FM3, FM9 e Axe FX3, difficilmente riesco a raggiungere la stessa sensazione che ho con i riverberi di Eventide, che sono comunque buoni, sono veramente molto buoni, anche quelli di Fractal. Passiamo ora invece al delay, quindi mi sposto sul preset che ho realizzato per i delay, eccoci qui. Stessa cosa anche qui su Eventide, perfetto, e siamo pronti ad ascoltare un delay, una simulazione di delay analogico, quindi Bucket Brigade Device, e poi ascolteremo invece un digital delay. Quindi vediamo ora un digital dual delay. Anche qua si sente che Eventide è più ricco di armoniche, di suono, non so come spiegarlo. Poi non è detto che sia più bello o più brutto. Eventide tende a fare un po' un tappetto sonoro, che è quasi come se ci fosse una sorta di modulazione sempre presente, ad esempio nel delay e nel riverbero. Proprio perché parliamo di modulazioni, passiamo alle modulazioni, vediamo un semplice chorus e il rotary. Come al solito cominciamo con Eventide.
Sentiamo ora il Rotary Speaker Simulator. Lo so, è un effetto usato molto dai gilmouriani e non è un effetto dei miei preferiti. In entrambi i casi a me non piace. Poi io ho avuto un Leslie vero quando suonavo l'organo e devo dire che purtroppo al giorno d'oggi sono veramente poche, o anzi forse inesistenti, i simulatori che replicano fedelmente il suono di un speaker rotante. Terminiamo ora col pitch shift, quindi con il virtual capo, quello strumento che mi permette di cambiare la tonalità del mio strumento. Se volete approfondire meglio il discorso, io vi invito a guardare questo video qua, in cui non ho solamente recensito il Digitech Drop, ma ho fatto proprio un confronto con tutti i sistemi digitali, Fractal e Eventide inclusi. Li ho praticamente confrontati sotto l'aspetto della qualità, adesso li sentiremo, ma anche misurato la latenza, ovvero il ritardo. Non voglio dilungarmi oltre, andate a vedere questo video così avrete tutte le informazioni nel minimo dettaglio. Cominciamo allora con il primo pitch shift. In questo caso sono dei pitch polifonici impostati per funzionare con gli accordi a meno 4 semitoni, vale a dire 2 toni sotto.
Diamo un occhio ora al pitch shifter regolato un'ottava alta. Ebbene, anche in questo caso nessuno dei due mi fa impazzire. In entrambi i casi abbiamo una latenza che varia in base alle impostazioni, si va dai 11 ai 15 millisecondi quando è attivato il pitch shifter. Quindi diciamo che secondo me deve ancora esistere il pitch perfetto. Si sente comunque sempre praticamente questo così, questi scalini, questi glitch, e delle volte, soprattutto facendo gli accordi, in entrambi i casi sembra quasi di più un organo più che una chitarra. Però naturalmente, ripeto, bisogna ovviamente giocare un po' con le impostazioni, con le regolazioni, e poi, come sappiamo bene, all'interno di un mix, quindi con altri strumenti che suonano, ma soprattutto integrando il tutto con altri effetti, tipo anche semplicemente con un po' di riverbero, ecco che magari si riesce un po' a mascherare questi glitch digitali, questi artefatti digitali. La cosa migliore da fare però comunque è avere uno strumento accordato, ovviamente in un'altra maniera. Quella è la cosa migliore di tutti, questo si sa. E quindi, ragazzi, considerazioni mie personali su questi due prodotti. Beh, devo dire che sono due prodotti veramente allucinanti come qualità. In entrambi i casi troviamo una qualità eccelsa negli effetti, nelle simulazioni, e che naturalmente per questione di tempo non vi ho neanche mostrato tutto. Si possono mettere in parallelo gli uni con gli altri, possiamo usarli con il metodo 4 cavi, c'è l'accordatore integrato, cioè veramente sono due dispositivi che sostanzialmente se la giocano a testa. Devo dire con qualche punto a favore in più per Fractal, semplicemente per il fatto che mi dà a disposizione 4 effetti invece di 2. Naturalmente però
personalmente, gusto mio personale, come suoni soprattutto di riverberi e di delay, Eventide secondo me è un passo avanti nelle modulazioni, quindi nei chorus, ma anche altri come vibrati e tremolo siamo lì. Però devo dire che Eventide, se vi piacciono i riverberi, se vi piacciono insomma quegli ambienti così spaziosi ed eterei, sicuramente Eventide, come Lexicon, come Bricasti, sono dei nomi che naturalmente sono al top. Ecco, diciamo che personalmente entrambe mi hanno un po' deluso per quanto riguarda il pitch shifter, come infatti vi ho spiegato prima, soprattutto però Eventide, perché sappiamo che Eventide è divenuta famosa per il loro harmonizer, che di fatto si basa sul tracking delle note e poi naturalmente ne aumenta o diminuisce l'intonazione per creare dei pattern, praticamente degli armonici. Per esempio, che ne so, potrei suonare una nota e avere la terza, la quinta, la quarta e la sesta, ad esempio. Di fatto si basa tutto sul pitch shifter, però utilizzato così francamente non mi ha impressionato. Anzi, però naturalmente se lo utilizziamo come micro pitch, come detuner, allora là siamo in un altro mondo. Comunque sia, due prodotti che naturalmente hanno i loro pro, hanno i loro contro, deve ancora esistere il sistema perfetto, quindi naturalmente ognuno di queste due macchine ha i loro pregi e i loro difetti. Io in questo video ho cercato di essere il più obiettivo possibile, di mettervi qui a video tutte le caratteristiche principali. Ora quale acquistare, uno o l'altro, la differenza come avete capito è di 20 euro, quindi spetta a voi la scelta. Io spero semplicemente che questo video vi sia stato utile, che lo abbiate apprezzato. Se così è, lasciate un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina, mi aiuterete a crescere, aiuterete questo canale ad avere maggiore visibilità. Vi invito anche a fare un salto sul mio sito internet robirocks.it, dove trovate gli impulse response, i preset che io realizzo per i vari sistemi digitali e anche i link ai tutorial gratuiti, ai corsi e materiali che potete scaricare. Io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!